Carlo V era morto. Al trono di Spagna salì il figlio, Filippo II. Siamo nel 1556. Questa è la breve storia dell'indipendenza dei Paesi Bassi. Carlo V era stato un sovrano poco amato dagli spagnoli perché non era cresciuto lì, era un sovrano straniero. Non si può dire però la stessa cosa del figlio Filippo II, che era invece cresciuto in Castiglia. Filippo II si trovò a dover fronteggiare la rivolta dei Paesi Bassi, uno scontro che di anno in anno logorò la Spagna fino alla dichiarazione di indipendenza appunto dei Paesi Bassi. Le province che componevano i Paesi Bassi erano diventate un regno da pochissimi anni, cioè dal 1549, quando Carlo V creò appunto la corona di re dei Paesi Bassi. Più o meno nello stesso periodo della morte di Carlo V ci fu anche un rinnovamento delle élite, cioè dei nobili al potere nelle province dei Paesi Bassi, che erano protestanti ma non erano stati toccati dalle repressioni. Durante la reggenza di Margherita d'Austria, le dottrine di Calvino si stavano espandendo ancora di più e l'Inquisizione spagnola, conosciuta ai posteri come terrificante e tremenda, nella realtà un pochettino meno, era molto attiva nella zona. Nel tentativo di rafforzare il controllo della Chiesa cattolica, questa riformò le sedi vescovili e dava al sovrano di quelle terre, il re dei Paesi Bassi per l'appunto, la possibilità di scegliere i vescovi. Questo nelle intenzioni doveva servire a rafforzare il controllo che aveva il re in quelle province, eleggendo per l'appunto una figura centrale come il vescovo. La popolazione come reagì? Malissimo, perché le repressioni stavano portando a sempre più ribellioni nelle province. Nelle province dei Paesi Bassi, infatti, le città erano sempre state molto indipendenti rispetto ai vari sovrani o chi governava quelle terre. L'ingerenza della Chiesa era vista come una pesante violazione di queste libertà, storiche tra l'altro all'epoca. La situazione rientrò soltanto quando la reggente Margherita dovette cedere alle richieste dei nobili e lasciar perdere quindi qualsiasi forma di intromissione nella politica delle città e di queste province. A questo punto arriva il Tana libera tutti. Il ritiro di ogni provvedimento contro i calvinisti portò a un periodo di ulteriore diffusione di queste dottrine, ma Filippo II nel mentre stava preparando un esercito che poi affidò al duca d'Alba, che venne chiamato il Falco dalla sua fazione politica chiamata i Falchi per l'appunto. Il duca d'Alba, una volta arrivato nelle province ribelli dei Paesi Bassi, che cosa fa secondo te? A. Istituisce un tribunale speciale. B. Fa arrestare i protestanti, quelli del popolo, ma lascia liberi i nobili. C. Risolve la situazione con un accordo. E la risposta corretta è istituisce un tribunale speciale dove fa processare il popolo ma anche i nobili. Questi ultimi erano riparati in Germania, dove organizzarono una resistenza molto feroce. Armati dall'Inghilterra di Elisabetta I, in funzione antispagnola e da molti principi protestanti imperiali, fomentarono il popolo che era già attivo con ribellioni e brigantaggio di vario genere. Di anno in anno, dal 1560 fino al 75, la guerra per la Spagna diventava sempre più costosa. Era un buco nero di soldi e anche di uomini e truppe. A questo punto la Spagna molla il colpo e fa un accordo? Assolutamente no. La Spagna, la monarchia spagnola, all'epoca non era esattamente così furba. Anzi, la corona insistette così tanto a sprecare soldi contro la guerra nei Paesi Bassi che nel 1575 Filippo II dichiarò la bancarotta, facendo fallire innumerevoli banchieri fiorentini, genovesi o anche tedeschi. Dal momento che l'esercito spagnolo nelle province non riceveva più il salario, quest'ultimo si diede al saccheggio incontrollato di Anversa e di altre città della zona. All'epoca Anversa era un'importantissima città per i protestanti e il principale centro di commercio e finanza del continente. L'anno successivo, nel 67, 7 province dei Paesi Bassi radunarono i famosi Stati Generali, accordandosi con Guglielmo d'Orange, si unirono
contro il monarca spagnolo, non riconoscendolo più come sovrano. Il Consiglio di Stato spagnolo immediatamente cercò di convincere Filippo II a cambiare politica. Il regnante spagnolo inviò Alessandro Farnese per trattare, convincendo le province cattoliche a staccarsi dall'alleanza e proclamarsi di nuovo fedeli al sovrano. Rimasero così soltanto 7 province a continuare la guerra e nel 1581 proclamarono finalmente la propria indipendenza, dando a Guglielmo d'Orange la carica di governatore e proclamando la nascita della Repubblica delle Province Unite. L'Olanda si staccherà da queste province un po' più avanti nel corso del tempo. La Repubblica delle Province Unite firmerà una tregua soltanto nel 1609 e verrà riconosciuta dalla monarchia iberica soltanto nel 1648. Ma questa è un'altra